Un misto tra Hunger Games e Divergent. O almeno così recita la presentazione di Netflix. C'era veramente bisogno di un altro film con dei ragazzini protagonisti in un futuro distopico post-apocalittico? A mio avviso, no. Questo è un genere, lo young adult, che è nato, tra tante virgolette, con Hunger Games nel lontano 2012. Ha provato a sopravvivere con Divergent, fallendo, e con Maze Runner che... Mah. E poi è stato buttato nel dimenticatoio se non per qualche film di bassissimo rilievo che appartiene al genere. E forse doveva rimanere proprio lì, nel dimenticatoio, sia perché non si sente il bisogno di tante storie praticamente coppia e incolla l'una dall'altra, sia perché se poi i risultati sono pessimi, come in questo caso, tanto valeva evitare sin dal principio. Dunque, parliamo molto poco bene di Aglis e direi di iniziare dalla storia. In un mondo in cui l'apocalisse è arrivata a causa delle guerre per i combustibili fossili, gli umani riescono a rifondare la società e a creare un'orchidea geneticamente modificata da cui viene estratta l'energia. La nuova società prevede che, per evitare disuguaglianze e conflitti dovuti all'aspetto esteriore, tutti i sedicenni debbano sottoporsi ad un'operazione di chirurgia estetica per diventare tutti bellissimi e perfetti. La protagonista è Tally, interpretata da Joy King. Ricordate le Kissing Booth? Ecco, la protagonista, che vive in una sorta di collegio e nel giro di 3 mesi dovrà fare l'operazione, appena subita dal suo migliore amico, Paris, interpretato da Chase Stokes, uno che ha fatto Outer Banks, il quale pur promettendole di non dimenticarla mai, in poco tempo, sorpresa sorpresa, lo fa. Dunque, Tally conosce Shay, interpretata da Brian Ju. L'avete vista in So cosa hai fatto e nella serie Scream, probabilmente. Una ragazza che compirà gli anni il suo stesso giorno, ma che non è intenzionata a operarsi. Con lei stringe una grande amicizia, ma il giorno del compleanno Shay scompare e Tally deve andare a cercarla nello Smoke, la zona ribelle, capitanata da un certo David, Kit Powers, visto in La guerra di domani, il quale, secondo la dottoressa Cable, interpretata da Laverne Cox, che ha fatto parecchi episodi di Orange is the New Black, ha un'arma con cui vuole attaccare i belli. La dottoressa le dice chiaramente che se non lo farà, non verrà operata. Direi di non andare oltre, ho cercato di essere il più stretto possibile per evitare gli spoiler. La regia di MCG è un disastro, ma d'altronde avevamo già visto i suoi grandi lavori con La Babysitter e il suo sequel e con Charlie's Angels. Troppo veloce nel raccontarti una storia che avrebbe avuto bisogno di più ampio respiro per stare in piedi, con delle scene al limite del ridicolo, sicuramente non aiutate dalla CGI piuttosto scadente e dalla fotografia che non fa niente per rendere mai interessante il mondo in cui si muovono i protagonisti. Musiche che non lasciano mai nulla, sembrano uscite dalla peggior puntata di Teen Wolf, fatte solo per sembrare fighi, giovani e poco interessanti. Il sonoro invece è buono, un lavoro che non lascia esterrefatti ma che comunque non è insufficiente mai. Terribile si può dire? Perché penso non si salvi nessuno in questo paragrafo. Joy King che ci crede solo nei primi 5 minuti ma poi si arrende pure lei. La Laverne Cox mai espressiva. Sì, ok il trucco, ma dai che cazzo. Stokes che comprendo per quale motivo non sia particolarmente gettonato come attore e che, anzi, mi chiedo come possa anche solo lavorare nel mondo della recitazione. Il mio cane è più bravo a recitare di lui, E oh, Powder non ha fatto squalli recitazione. Male anche tutto il resto del cast, nessuno sembrava minimamente in parte o che almeno credesse nel progetto. Doppiaggio invece piuttosto buono, seppur non vi sia alcun capolavoro, non ci si può lamentare della nostra localizzazione. Un disastro, un film che ti dice che il mondo finisce per una guerra causata dai combustibili fossili e ora la società vuole che tutti siano belli per evitare la discriminazione. Che razza di senso ha? Ma che incipit della sacca scrotale è, scusatemi? Non vi è nesso logico tra le due cose. Non parliamo poi della struttura del film che, come ho già detto prima, è chiaramente troppo breve per raccontare una storia che aveva bisogno di qualche minuto in più per essere raccontata meglio. In più il film non riesce ad essere mai interessante e a coinvolgere minimamente lo spettatore, sicuramente anche a causa di una regia davvero pessima, una trama che sta in piedi su uno stecchino e una recitazione davvero molto poco coinvolgente. Per fare così gli young adult post-apocalittici, per favore, non fateli. Sinceramente mi spaventa il fatto che il finale lasci aperto ad una continuazione e che la serie di libri da cui è tratto, di cui non so assolutamente nulla, sia composta da ben 4 capitoli. No, vi prego, è un supplizio. Il film lo trovate in streaming attualmente su Netflix, vi lascio il link in descrizione. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e ovviamente non dimenticate il like e il follow. Ciao!